Buongiorno a tutti ragazzi e ragazze, questo è il nuovo video. Oggi siamo qua con Bisunto e siamo Ciao a qua tutti! sì, ciao a tutti. E siamo qua nel terzo episodio della Mythbusting. E siamo qui insieme a lui perché questo episodio della Mythbusting è stato reso possibile grazie anche a lui. Perché appunto è successa una cosa stranissima e pensiamo di aver scoperto un bug che nessuno ha mai scoperto. O comunque nessuno ha mai postato da nessuna parte su internet. Infatti benvenuti anche nel mio canale, infatti mi presento, sono Bisunto, tratto principalmente Command Block e Redstone a livelli leggermente più avanzati di altri youtuber italiani e quindi mi diverto a prendere in giro Stipox per la sua ignoranza con i Command Block. Comunque, oltre a questo, siamo qui anche in una serie, diciamo che potremmo chiamare così, della Bugcraft sul mio canale, dove mostro bug, i migliori bug e come sfruttarli. Quindi questo sì, è un bug e vogliamo sfatare e trovare, diciamo, le sue possibilità e come può essere applicato in generale in Minecraft Survival e non. Quindi possiamo iniziare subito. Cos'è necessario? Come vedete, quello che ha in mano Stipox è una farmland. Questo è un bug principalmente sulla farmland e le entità in generale. Quindi partiamo subito con il video. Ok, innanzitutto ci serve un armo stand. Quindi ora mettiamoci sopra una farmland, comunque non deve essere per forza un armor stand, può essere qualunque entità, o quasi E qualunque dopo ci entità. divertiamo, adesso metto F5 così come vedete, a saltare sulla farmland. E guardate cosa è successo? Avete visto? Si è teletrasportato. Si è teletrasportato. Vogliamo un replay, Fabio. Vai. Farmland, salta te adesso, così almeno... E come Yeah. vedete sembra un'animazione fluida, e questo non lo è. Infatti nel secondo passaggio vogliamo dimostrare che in realtà non è un movimento fluido. È totalmente, Infatti... è totalmente istantaneo, cioè non è che ci mette del tempo a teletrasportarci su. In realtà l'animazione è fatta così, ma il tempo che ci mette l'armor stand a teletrasportare da in basso a in alto è istantaneo. Come facciamo a dimostrarlo? Beh, semplicemente rimettiamo un armo stand, mettiamoci un blocco di farmland in testa e facciamo in modo che l'armo stand ogni tick di gioco continuamente piazzi un blocco, due blocchi sopra la farmland in questo caso, che è un blocco di vetro. Quindi vediamo cosa succede. Continuiamo a farlo per 15 tick, per 30 tick di gioco. Cosa è successo? Prima cosa, come abbiamo visto prima, l'armo stand si è teletrasportato sopra, ma questo blocco, che per capirci è questo qua, a questo livello, è saltato. In questo modo abbiamo capito che l'armo stand non è mai stato con i piedi in questa posizione qui. Sì, appunto, la farmland non deve per forza essere modificata dal giocatore, quindi adesso rifacciamo velocemente e tutto. Quindi tac, tac, e prendiamo un semplice blocco di qualunque tipo. Io prendo del vetro perché è un po' più bello e è più visibile. Tac, come vedete funziona anche così. Io Perché direi... cos'è successo? Semplicemente la farmland, come se noi ci fossimo saltati sopra, si è trasformata in terra. Vi raccontiamo velocemente quello che è successo. Perfetto, ora vi narriamo molto velocemente come abbiamo scoperto, tra virgolette, Allora, questo bug. sì, questo comunque è il mio mondo in creative, e vabbè. E stavamo facendo qua perché stavamo provando a fare un one command per una cosa che mi ha chiesto uno su Reddit e mi ha detto: esiste un modo per evitare che la farmland sia indistruttibile, ovvero che se noi saltiamo questa non diventa mai, non si trasforma mai in terra. Abbiamo E provato di tutto, abbiamo provato a farlo con gli shulker e non funzionava, abbiamo provato a farlo con gli effetti, con la levitation e non funziona. E dopo abbiamo scoperto una brutta cosa, ovvero che... allora, per fare in modo che non si distruggesse, noi pensavamo a fare una cosa di questo tipo, ovvero mettiamo uno shulker che invece di essere ad altezza della Farmland, che è ad altezza, come vedete, 54.9375, forse lo shulker mi mantenesse ad un'altezza normale, quindi .0000, e di conseguenza non si può mai toccare in sé la Farmland, evitando appunto di distruggerla. Solo che guardate un po' cosa succede. Prendiamo un carpet, carpet, tac, l'ho lanciato, ups. Facciamo così e salto con sopra il carpet e come vedete si è distrutta comunque, anche se sono tipo 2 pixel più in alto. Un altro Qui, problema che avevamo riscontrato era che lo shulker non voleva stare là, ma proprio non voleva. Appena ci saltavamo sopra non c'era più, cioè guardavamo e non c'era più lo shulker. si teletrasportava in alto.
Esatto, e quindi qua abbiamo detto sì, è un bug degli shulker perché si teletrasportano quando non è in un blocco solido. No, ma infatti... E quindi per ovviare a questo problema abbiamo deciso di metterci un armo stand che lo reggeva in testa. Ok, e niente, abbiamo fatto la stessa cosa, abbiamo provato e niente, si teletrasportava, ma abbiamo detto, ma per quale motivo gli shulker si teletrasportano se sono sulla testa di un armor stand? Per capirci siamo arrivati anche al punto di pensare che l'armo stand fosse comandato dallo shulker. Cioè, più o meno, questa era la sua teoria. Io invece avevo detto che c'era qualche bug strano. E alla fine siamo arrivati a una cosa del genere. Quindi prendiamo la nostra fantastica No, zappa di aspetta. diamante, perché sì, Aspetta. abbiamo trovato il vero utilizzo della zappa di diamante. E te invece lo piazzi già fatto. Abbiamo messo la farmland sopra la testa di Stipox e adesso ci facciamo un saltino. Il saltino? Saltmino. Oh, ecco. Ma Stipox, perché sei salito pure te? Non è una cosa giusta. E quindi qua abbiamo scoperto, diciamo, di questo fantastico bug. E poi abbiamo provato ad automatizzarlo con, diciamo, i pistoni e il metodo che abbiamo visto un attimo fa del vetro e delle robe del genere. E qui c'è un approccio, qualcosa che forse funziona. Vai, zappa Ok, tutto. innanzitutto bisogna andare in cima, prendere una zappa di diamante, altrimenti finite la durabilità, e teniamo il testo destro premuto, il testo mi raccomando, non il tasto, e in questo modo abbiamo zappato tutta la terra. Secondo punto, mettiamo la nostra entità fantastica sopra lo slime block, così per evitare il danno alla caduta, e premiamo il bottone. E mi sa che mi hai fatto delle modifiche. Ah sì, questa qua è la versione che non funzionava, era questa la versione che funzionava. Ok, ritiriamo tutto. Spera che quella stavamo cercando di fare Guinness World Record di velocità. Va bene. Questa è zappata, vi facciamo controllare che questo qua è solo per zappare in automatico. Premiamo il bottone e zac! Ecco qua l'armo stand che è andato su e dopo è ritornato giù. Ovviamente funziona anche per i player. L'unico problema è che il client rallenta per l'appunto le opzioni ed è per quello che là c'è un lama. Perfetto, zappiamo tutta la terra con un click perché noi siamo sfaticati e facciamo partire Stipox. E come vedete è arrivato in cima in qualche secondo, proprio in questa frazione di secondo. Però adesso direi di tornare di nuovo nel mondo precedente, dove facciamo dei test accurati. Ecco Quindi, qua, mettiamo il fantastico armo stand, che questa volta ci mettiamo un glowing e in questo modo lo potremmo vedere. Adesso vi spiego molto velocemente il circuito che c'è qui sotto, almeno per il mio canale che dovrebbe essere più interessato. Quindi, quando noi premiamo il bottone, attiva questa redstone che attiva questo che attiva questo command block che dice che l'armo stand è partito all'altezza 21. Inoltre attiva questa chain infinita di command block. Cosa si tratta? Questo repeating command block continua a ripetere tutta la chain fino a quando la redstone per l'appunto è attiva. Inoltre l'armo stand mette in testa a lui, diciamo, all'altezza della mette all'altezza della propria testa farmland e successivamente ci mette un blocco di vetro subito sopra. Inoltre i command block vengono riresettate in questo modo. I command block vengono resettati in questo modo, possono essere rieseguiti nello stesso tick e questo command block ripunta verso la chain. In questo modo si continua fino al limite della game rule. Ma questo lo vedremo in un video apposito. Quindi non vogliamo rubare altro tempo al video di Stipox e quindi Stipox ancora? no, vi lascio... Scusa. Vi lascio in descrizione il link a un video di Slice Slime dove spiega benissimo il funzionamento. Altrimenti aspettate qualche episodio della mia enciclopedia dei comandi e dovrei spiegarlo in uno dei primi comandi. Quindi... Sì, comunque so come funziona io. È solo che mi devo fare le views, non devi linkare slime, Lynch slime. No, quando uscirà il tuo video metterò il tuo. A te l'onore Stipox di farlo partire. Quindi ora prendiamo questo pulsante, succederanno tutte le azioni che ho appena descritto Bisunto, in un loop che lo porterà fino in cima al mondo. Avete visto con quanto poco tempo è arrivato da altezza 21 all'altezza 255? E vogliamo specificare che non ci sono TP, altrimenti dicono sì, ci sono i TP che continuano a portarlo in alto. E invece no, è semplicemente utilizzando questo bug che vi abbiamo descritto, ripetuto molte volte su tick. E qui subentra una piccola cosa che non ci permette di fare andare più velocemente l'armor stand, perché appunto l'armor stand può, o qualunque entità può viaggiare attraverso i chunk a una massima velocità di 320 metri al secondo, ovvero 16 blocchi ogni game tick. Di conseguenza, se noi proviamo a fare andare il tutto più velocemente, semplicemente non funzionava. Quindi appunto questo sale di 16 blocchi ogni game tick, e se guardiamo un attimo, qui ci sono dei sub chunk, aspetta no, devo fare, ecco qua F3 più G.
E come vedete qua, ognuno di questi punti neri è dove c'è un subchunk e ognuno di questi punti neri è dove si ferma l'armor stand per un game tick. E in realtà il primo pezzo è lungo 11 blocchi, ma appunto non può passare più, cioè eh, quello che conta sono i subchunk e in questo caso non sono esattamente i 16 blocchi, ma proprio i subchunk che non Per si... capirci, l'armor stand può fare queste azioni fino a quando arriva in questa posizione qui. Successivamente non può superare questa linea blu che vedete. si può spostare di un massimo di 16 blocchi al tick. Ma Sono adesso finiti. proviamo a dimostrarlo. Ok, ora vediamo in dettaglio l'azione che fa questo armor stand ogni tick. A te l'onore Quindi questa volta. premiamo la prima volta e come vediamo si blocca in questa posizione qua, con i piedi posizionati su questo blocco. Prossimo tick di gioco, premiamo di nuovo il bottone. Ecco a voi che si teletrasporta fino all'altro subchunk. Come vedete subchunk per l'appunto è di questa linea. E quindi qua si blocca. E voglio fare notare una cosa, qua è stata piazzata la Farmland, qui è stata piazzata la Farmland, però non è riuscito a teletrasportarlo in su appunto perché non può attraversare più di 2 chunk ogni tick, cioè più di un chunk ogni ogni... non può attraversare più di un subchunk ogni game tick. Ma adesso passiamo, diciamo, alla parte dove teorizziamo il motivo per cui c'è questo bug. La prima teoria è che quando la Farmland ha all'interno un'entità, per esempio anche un oggetto, e poi si trasforma in un blocco solido, come diciamo anche per gli oggetti, l'entità lievita, non come la torta nel forno, ma levita fino ad arrivare alla superficie. Invece un'altra teoria potrebbe essere un bug fix finito male, quindi adesso mi metto in game mode 0 e in teoria dovrei buggarmi dentro. Ok, questa volta non mi sono buggato. Ok, io lo zappo. Guarda, te ti teletrasportati più in alto. Cioè, è possibile che quando si vogliono dimostrare i bug non funzionano? Prova a saltare storto, tipo in azione e salti storto. Muovi all'ultimo, specie. Vabbè, Ok, basta. Comunque, tutti conoscono quel bug. quando si resta appunto bloccati all'interno della Farmland e niente, si resta bloccati e non ci si può più muovere tranne se si vola oppure si spacca il blocco sotto di sé. O se lo rizappa, come in questo caso, ecco. A me è risultato al primo colpo. Forse Aia. Mojang avrebbe potuto inserire questo bug fixes, ovvero che le entità all'interno di una farmland levitano verso l'alto fino ad arrivare in superficie. Però è finito per appunto male, come ha già detto Stipox. Ovviamente questo modello di elevatore, tra virgolette, può essere utilizzato anche per le entità alte 3 blocchi, per esempio gli Enderman, ma anche con le barche alte per appunto un blocco. E ora come ultima cosa nel video scriveteci secondo voi nei commenti cos'è questo WIP, che significa Work in Progress. In parte ve l'abbiamo già spoilerato mentre vi mostravamo i progressi che abbiamo fatto per raggiungere a questo bug, per raggiungere questo risultato, però, beh, potete sempre indovinare. Quindi, per me e per questo video è tutto, noi ci vediamo in un prossimo video, mi raccomando, sostenete la serie della Bugcraft oppure del bug busting, vedrò come chiamarlo, noi ci vediamo in un prossimo video, ciao a tutti ragazzi!